Quali sono alcuni tabù della cultura italiana? Lo vediamo nel video di oggi. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parliamo di cultura italiana e voglio dirvi quali sono alcuni tabù della nostra cultura, cose di cui non parliamo. Però prima di iniziare con il video di oggi voglio ricordarti che ho una fantastica newsletter, quindi se ogni settimana vuoi ricevere tanti contenuti interessanti per studiare e migliorare in italiano, devi assolutamente iscriverti. È completamente gratis e super interessante. Clicca sul link qui sotto in descrizione per iscriverti alla newsletter. Benissimo, adesso possiamo finalmente iniziare con il video di oggi e parliamo di tabù nella nostra cultura. Il primo tabù di cui voglio parlarti sono i soldi. Sì, hai capito. A noi italiani proprio non piace parlare di soldi. Diciamo che i soldi, quanto si guadagna, i risparmi, gli stipendi, tendono a essere una cosa molto privata. Ovviamente questo ha un lato molto negativo perché porta a una terribile cultura finanziaria. Infatti gli italiani non sono particolarmente bravi a gestire le proprie finanze. Questo secondo me è dovuto al fatto che non si parla abbastanza di soldi. Infatti gli italiani hanno davvero parecchi soldi nei propri conti correnti, però poi alla fine hanno pochissimi investimenti. In Italia c'è ancora un po' la cultura che è meglio avere i soldi sotto al materasso. Ovviamente non fisicamente sotto al materasso, però meglio tenere i soldi via da una parte e non investirli, perché è una cosa troppo pericolosa, troppo rischiosa, un gioco d'azzardo. Chiaramente in altri paesi d'Europa la cultura finanziaria da questo punto di vista è molto diversa e secondo me questo è anche proprio dovuto al discorso che in Italia non vogliamo mai parlare di soldi e allo stesso tempo non ci sono neanche proprio dei corsi di formazione finanziaria, per esempio nelle scuole. Quindi il tabù più zero istruzione al riguardo portano davvero a una situazione negativa. E adesso passiamo al secondo grande tabù della cultura italiana, il sesso. Beh, sì, in Italia non si parla di sesso, o comunque non è un argomento trattato pubblicamente. Pensate che in Italia non è detto che i genitori vadano dai propri figli a fare un discorso sul sesso, proprio un discorso di educazione sessuale. Diciamo che non tutti i genitori fanno questo, proprio perché c'è il tabù. Di conseguenza, neanche a scuola abbiamo l'educazione sessuale o l'educazione all'affettività. Questa per me è davvero una cosa terribile. Per tanti motivi diversi. Uno, perché non è giusto che i ragazzi debbano imparare da soli tutte queste cose. Non possono impararle da internet o dai propri compagni. Sarebbe meglio sentirli da una fonte affidabile, come per esempio i genitori o un professore a scuola. Ma poi degli studi, e vi lascio anche dei link qui sotto in descrizione, hanno determinato che un'educazione sessuale e affettiva completa nelle scuole, quindi parliamo non soltanto di educazione sessuale in senso stretto, ma anche educazione al rispetto, alla parità di genere, eccetera, giocano un ruolo chiave nella lotta contro la violenza sessuale. E soprattutto in un momento così delicato come quello di oggi. Io sto girando questo video il 5 dicembre 2023 e ad oggi ci sono stati in Italia 103 femminicidi. Cioè donne che sono state ammazzate dai loro compagni o ex compagni. E questo per non parlare di tutti i casi di violenza sessuale e stupro.
Quindi il fatto che manchi nelle scuole l'educazione sessuale o educazione all'affettività, un'educazione che vada ad insegnare il rispetto per il sesso opposto, che vada a promuovere la parità di genere, è inammissibile che ad oggi, nel 2023, questo non ci sia in Italia. E chiaramente non è colpa soltanto del governo, ma è colpa della mentalità degli italiani, perché il governo è fatto da italiani e gli italiani hanno questa mentalità. Spero che le persone della mia età abbiano una mentalità diversa, perché tra qualche anno saremo noi a salire al governo e spero che le cose cambieranno, perché l'educazione sessuale non vuol dire terrorizzare i ragazzi e praticamente dire non fate sesso perché i rischi sono questo e questo. No, quella non è educazione sessuale, è terrorismo psicologico. L'educazione sessuale dovrebbe esserci nelle scuole per insegnare cose pratiche e importanti, dovrebbe essere inclusiva perché non esiste soltanto una relazione eterosessuale ma anche omosessuale e tanti altri tipi, ma soprattutto dovrebbe educare al rispetto. È solo così che possiamo cambiare la società italiana, perché questi cambiamenti devono avvenire dall'inizio, dal momento in cui si sta formando la mentalità di un giovane italiano o italiana. Questo è fondamentale. Ma anche banalmente una cosa così naturale come il ciclo mestruale è ancora un tabù in Italia. E lo vedo io con i miei occhi di ragazze che chiedono di nascosto ad altre ragazze un assorbente durante il loro ciclo mestruale. E allora si passano l'assorbente come se fosse una cosa da nascondere. Scherziamo, una cosa così naturale. In altri paesi gli assorbenti vengono dati gratuitamente nei bagni delle università, per esempio. Anche in Italia ci sono state in alcune università delle iniziative simili, ma il tabù rimane. Quindi io dico, ma com'è possibile che ancora oggi ci sia un tabù così grande su queste cose? Lo chiedo anche a voi, secondo voi perché? Boh, non lo so, parliamone nei commenti, però spero che davvero le cose possano cambiare. E l'unico modo per cambiare le cose è parlarne. E adesso parliamo dell'ultimo tabù di oggi che ho per voi. La salute mentale. Anche la salute mentale è davvero un grande tabù. Sono tantissimi gli italiani che pensano che un percorso di psicoterapia sia assolutamente inutile o che solo i pazzi vadano dagli psicologi. Beh, chiaramente non è così, anzi, durante il Covid le cose sono profondamente cambiate. Questo perché durante la pandemia abbiamo avuto finalmente tempo di fermarci. Ci siamo fermati, siamo stati a casa e abbiamo pensato. Abbiamo proprio fatto delle riflessioni su noi stessi, sulla nostra vita e tantissimi italiani hanno capito e accettato di avere problemi di salute mentale. Infatti, dopo la pandemia, le richieste a psicologi e psicoterapeuti sono aumentate tantissimo. Però, purtroppo, il tabù della salute mentale è ancora molto grande. E, allo stesso modo dell'educazione sessuale, anche la salute mentale non viene presa seriamente dai governi italiani. Pensate che ad oggi investiamo solo il 3,4% della spesa sanitaria per la salute mentale. Il 3,4%. Altri paesi europei spendono fino al 10%. E la cosa più assurda è che da recenti statistiche in Italia solo il 18% della popolazione si ritiene davvero felice, soddisfatto della propria vita, in pace con se stesso. Solo il 18%. Quindi noi siamo un paese in cui abbiamo bisogno di tantissima assistenza per quanto riguarda la salute mentale,
ma non facciamo assolutamente niente al riguardo. E tu personalmente che cosa ne pensi di questi tabù? Forse hai una mentalità completamente diversa dalla mia, forse pensi che l'educazione sessuale non debba essere presente nelle scuole, oppure pensi che non dobbiamo investire tutti questi soldi in salute mentale. Insomma, anche se hai un'opinione diversa dalla mia, commenta qui sotto con la tua opinione e avviamo una conversazione. Per me è sempre un piacere sentire altre opinioni. E se questo video ti è piaciuto e lo hai trovato interessante, non dimenticare di mettere un bel mi piace, questo mi aiuta davvero tanto. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così che non perderai nessun video futuro. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!